Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono qui per farvi la recensione di un'accetta. Me l'hanno chiesta in diversi se avevo esperienza con questo brand, con questa marca. Vi parlerò di un'accetta da bushcraft, un'accetta made in Italy pensata proprio per l'attività da bushcraft. Parliamo di questa Prandi Segurin con fodero custom realizzato da me lo sono autocostruito per questa accetta. Ve la faccio vedere. Questa qui è la versione, questo è il mio fodero con la fibbietta per chiuderlo, versione satinata. Quindi io ho già avuto modo di usarla per farmi meglio un'idea. Oggi vi andrò a parlare delle sue specifiche, delle sue caratteristiche e ringrazio Marco Spessotto Scintilla per avermi procurato questa accetta che da un po' di tempo che volevo provare, testare, perché sulla tipologia proprio di un'accetta nata per il bushcraft, diciamo con proprio con l'idea dell'attività da bushcraft del tempo libero, è un buon prodotto, un prodotto made in Italy che avevo la curiosità di andare a provare, magari di mettere a fianco, di valutare insieme a altre accette di tipo svedese eccetera che ho. Andiamola a vedere insieme. Allora ragazzi, vi faccio un attimino vedere. L'accetta arriva abbastanza affilata, ma non proprio come un rasoio. Io l'ho provata, l'ho usata anche per farmi un'idea. L'ho praticamente stroppata, cioè l'ho passata una leggera passata su pietra e poi l'ho stroppata. Vi faccio vedere, vedete, l'accetta nasce con un bisello comunque molto all round, nel senso con uno spessore adeguato per gestire un po' tutti i lavori. Non è un'accetta spawn carving precisamente, è un'accetta compatta che cerca di adattarsi all round, diciamo, per quello che può, mantenendo delle dimensioni contenute, a un po' tutti i lavori. La filatura non era proprio a rasoio, come può capitare con accette di altri brand, perché comunque è un'accetta che ha un certo prezzo, diciamo vicini a questa fascia di prezzo, ma comunque è bastato veramente un niente, perché la bisellatura e la geometria è veramente, a parer mio, ottima, idonea per il tipo di lavoro, per farla diventare un rasoio, e vi faccio vedere. Questa è la filatura che ho fatto semplicemente passando l'accetta su pietrina e stroppando. Acciaio C45, quindi un acciaio utilizzato ampiamente per la diciamo realizzazione di strumenti da lavoro, accette, roncole eccetera. In questa versione, appunto, versione satinata, un acciaio al carbonio con una discreta tenuta del filo, ma anche con una ottima facilità di riaffilatura sul campo. Eccoci ragazzi, questo è il mio set oggi, Falkniven F1. Ecco l'accetta Prandi di cui vi parlavo, alla quale ho realizzato il fodero, come vedete custom, realizzato da me. Allora, l'accetta, andiamo subito alle specifiche. L'accetta con il suo fodero, l'accetta con il suo fodero, ve la metto più in qua, pesa 718 grammi col fodero custom che ho fatto io. Senza fodero è un fodero abbastanza robusto, perché ho usato cuoio spesso 3 mm e 2, ok? Senza fodero l'accetta pesa 657 grammi. Non è un peso da poco per diciamo per il tipo d'accetta, perché comunque è un'accetta abbastanza compatta.
misura la lunghezza di 28 centimetri totali, con un'ampiezza dal tallone del martello al tagliente di circa 13,5. Come vi dicevo, versione satinata, manico in ivory, ok? Sono due versioni, questa è satinata la testa, mentre invece c'è anche la versione brutte forge. Io ho preso questa, c'era questa disponibile da Marco, coltelleria Scintilla. All'inizio volevo l'altra, ma devo dire che è arrivata questa e sono rimasto contento comunque. Il manico è abbastanza ergonomico, è molto largo in fondo, quindi dovrò adattare, o me la infilo nella cinta, o comunque dovrò fare un occhiello apposito per questo tipo di manico, perché si allarga tanto dietro e si sfina molto, abbastanza ergonomica, vedete, ha questa forma così. È un'accetta compatta, ovviamente, diciamo riesce a gestire bene diversi lavori, e più che altro attaccata da uno zaino alla cinta non è lunghissima e non dà molto fastidio. Il peso c'è, ma questo peso qui, se da un lato comunque uno dice è corta però pesa tanto, dall'altro col tipo di bisello e affilatura praticamente la rende efficace comunque anche in compiti dove un'accettina così diciamo in alcuni casi potrebbe non essere abbastanza efficace. Questa qua riesce a gestire veramente bene, in base alla dimensione, quasi tutto. Vi faccio vedere anche la Gransfors Wildlife Hatchet, sia come dimensioni, vedete? La Gransfors è più lunga di 4 dita di manico. Come peso, come vi dicevo, la Gransfors, nonostante sia più lunga, comunque pesa 782 grammi, un po' meno della Prandi. Il fodero della Gransfors, questo è quello suo originale, faccio vedere la fattura. Foderino abbastanza semplice, ovviamente magari quello della mia Prandi pesa un pochino di più, perché comunque è stato fatto tutto interamente a mano con cuoio spesso, è molto robusto, con la fibbia e tutto, pesa qualche grammo di più. Comunque non è quello, è proprio l'accetta che, nonostante sia più corta, ha la testa un po' più pesante, un po' più solida. Questa è la Gransfors. Vediamo anche le finiture, ok? Molto ben rifinita, molto precisa, accetta che ha un prezzo comunque di 100, intorno alle 150 euro, 160 euro addirittura l'ho vista, in acciaio forgiato svedese. La Prandi, faccio vedere, comunque a livello di finiture è anche abbastanza ben fatta. Qui adesso, ecco. Sopra qualche lieve, vabbè, imprecisione, ma nulla di rilevante che a livello di utilizzo cambia qualcosa, ragazzi, veramente niente. Il prezzo qui, per essere un made in Italy, acquistabile in Italia, considerate che il fodero io gliel'ho fatto, ok? Il fodero suo costava 33 euro e sinceramente spendere quasi più di un terzo del costo dell'accetta per un fodero che era abbastanza semplice, sinceramente ho preferito farmelo. L'accetta da sola, anche con gli sconti che a volte si trovano eccetera, sta intorno alle 110, con gli sconti si può arrivare a 100 euro, ecco, però il prezzo indicativamente è quello. Non è proprio poco. Ultaforce fa anche delle alternative comunque su questa fascia di prezzo, se consideriamo che è un made in Italy, quindi diciamo uno vorrebbe spendere un pochettino meno, però devo dire che l'accetta è molto carina e la qualità, a parer mio, c'è.
è abbastanza sfinato. Io l'avrei lasciato un pochettino più pieno, un po' troppo squadrato, un po' troppo piatto, secondo me. Questo buco io l'avrei fatto un po' più in basso, perché qui quando lo impugni, se hai un cordino, praticamente ci vai a mettere le mani sopra. Secondo me questo doveva stare un pochino più indietro e qui essere un po' più tonda. Che dire ragazzi, l'accetta ha tenuto abbastanza bene il filo, il tagliente è diciamo, è un tagliente abbastanza versatile per svolgere una pluralità di compiti nel bosco. È una bella accetta, è una bella accettina, non costa poco, non costa poco. Io avrei fatto un po' più attenzione a certe finiture in relazione al prezzo. Vi ho detto, io cambierei qualcosa, lascerei un po' più di pieno sul manico, che è abbastanza, vedete, squadrato. Mi piace l'idea di allargarsi in fondo, però qui avrei lasciato un po' più di rotondità, e questo foro assolutamente io l'avrei fatto un pochino più indietro, perché se c'è il cordino qua cioè voi quando arretrate andate a mettere le mani sempre sopra il cordino. Ovviamente dovete arretrare un po', perché l'accetta è compattissima e se volete fargli fare lavori un po' più impegnativi dovete prenderla tutta dietro. Sostanzialmente è un'accetta che a me piace un bel po', la vedrete nuovamente sul canale, la utilizzerò, l'ho inserita tra le accette che userò di più nel bushcraft, e avete visto è un C45 l'acciaio, ma comunque l'acciaio da strumenti da lavoro che comunque usiamo e si usano per il lavoro da tantissimi anni. Prandi non l'ho mai avuta, sono contento di avere questo brand italiano tra il mio set di accette da bushcraft, e niente, sono comunque sia nel complesso un po' costosa, ma molto bella, molto anche il fatto di impugnarla, di avere la possibilità di andare vicino alla guardia. Qui il bordo è un pochino reso tipo a spigolo, tagliente. Vediamo un po' se vedete, qui sotto non è proprio taglientissimo, ma
ecco, è lasciato un po' tagliente per un po' di compiti di utilità, e volendo praticamente si può usare anche per avviare un firesteel in sostanza, quindi per essere usato col firesteel, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, qualora non si avesse un coltello. Allora ragazzi, vi ho fatto vedere le caratteristiche, vi ho fatto vedere come lavora questa accetta. Fatemi sapere le vostre impressioni, ok? Come sempre, iscrivetevi sotto al canale, fatemi sapere anche se questo fodero che ho realizzato vi piace, se lo reputate ben fatto, adatto alla tipologia di accetta. Spero che il video vi piaccia come sempre, e fatemi sapere. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!